Ciao, hackerine e hackerini. Vi è mai capitato che siete lì, tranquilli a pranzo, con la vostra bella pasta alla carbonara, quando vi squilla il cellulare? Numero sconosciuto. Rispondete e dall'altra parte sentite: ciao, siamo della sua compagnia energetica, abbiamo riscontrato un errore in bolletta e ci servono i suoi dati per correggere. E lì scatta il dubbio. E se fosse davvero la mia compagnia? E se poi mi ritrovo a pagare di più? E così, in pochi minuti, potresti ritrovarti con un contratto nuovo, magari addirittura peggio del precedente. Ecco, oggi parliamo di questo, delle chiamate spam, delle truffe telefoniche, in una parola, phishing. Phishing viene da voice phishing. Phishing al telefono. Sempre lui, il dannato phishing. Praticamente una truffa in cui qualcuno ti chiama fingendosi affidabile, come una banca, un corriere o il tuo fornitore di energia. La voce al telefono sembra gentile, magari ti dà anche l'impressione di sapere cose vere su di te. E tutto questo serve a farti fidare e a convincerti a fare un passo falso. L'obiettivo alla fine è sempre uno: ottenere i tuoi dati personali o farti firmare contratti che ti faranno rimpiangere di aver risposto al telefono. A volte sembra quasi che sappiano tutto di noi. Il nostro nome, il nostro fornitore di energia, il colore del nostro gatto. E tu pensi, ma io non ho mai dato questi dati a nessuno. E invece, senza nemmeno accorgercene, abbiamo contribuito a diffondere i nostri dati. Gran parte di questi dati finisce nelle mani dei data broker, aziende che li raccolgono, li comprano e li rivendono. E come li ottengono? Da noi appunto, da quelle spunte affrettate quando ci iscriviamo ad un sito di sconti, scarichiamo applicazioni gratuite o accettiamo cookie senza pensarci. Alla fine, se un servizio è gratis, il prodotto sei tu e lo stai pagando con i tuoi dati. A volte invece vengono da veri e propri furti di dati. Insomma, pezzi della nostra vita digitale girano per il mondo e bastano pochi dettagli per convincerci a fidarci di chi chiama. La buona notizia è che possiamo difenderci e i consigli sono semplici. Non bisogna mai fidarsi ciecamente di qualcuno che al telefono ti chiede dati sensibili. Di solito non vengono mai richiesti in quel modo. Se hai un dubbio, chiudi subito e richiama tu il numero ufficiale. Quindi non dare mai dati personali al telefono. Vuoi cambiare contratto? Fallo da solo, usando siti affidabili. Inoltre c'è il registro delle opposizioni. Registri il tuo numero e in teoria nessuna azienda dovrebbe più tormentarti con chiamate di marketing. Funziona? Sì e no. Infatti funziona contro chi agisce in modo legale, ma contro chi chiama dall'estero o in modo illegale è un po' come portare l'ombrello in mezzo ad un tornado. Ma qui arriva la parte inquietante, perché quello che per noi è solo una scocciatura, in altri posti può diventare un incubo reale. In alcuni paesi del sud-est asiatico esistono vere e proprie scam cities, complessi enormi dove migliaia di persone vengono attirate con false promesse di lavoro. Ma una volta arrivate però si ritrovano senza documenti, sequestrate e costrette a lavorare come veri e propri schiavi digitali. La telefonata fastidiosa che ricevi a pranzo è in piccolo solo la punta dell'iceberg di un sistema molto più grande. E allora la domanda è: cosa si può fare per fermare tutto questo? Beh, in Europa qualcosa si sta muovendo, per esempio con il Digital Market Act che prova a regolare un po' meglio la raccolta e l'uso dei dati da parte delle grandi piattaforme, per cercare di aumentare la trasparenza e dare più controllo agli utenti su come vengono usati i loro dati. È un piccolo segnale, ma il problema resta enorme e complesso. Ma ci sono anche delle novità in Italia. Proprio in questi giorni l'Agcom, cioè l'autorità che controlla e regola le telecomunicazioni, ha annunciato nuove misure contro lo spoofing, cioè quando qualcuno finge di chiamarti con un numero falso. Tu vedi un numero sul display, ma in realtà potrebbe essere un altro, magari addirittura dall'estero. Dal 19 agosto è scattato il blocco delle chiamate dall'estero che fingono di essere numeri italiani. Come fanno a riconoscerle? In modo molto semplice, praticamente ogni chiamata, oltre al numero che vedi, porta con sé informazioni tecniche sulla provenienza della chiamata e su quale operatore ha attraversato, compresi quelli esteri. Gli operatori italiani confrontano questi dati e se una chiamata arriva dall'estero, ma mostra un numero italiano, viene bloccata. Dal 19 novembre invece saranno bloccate anche le chiamate che usano finti numeri di cellulari italiani. Gli operatori controlleranno che i numeri esistano davvero e se serve verificheranno se il chiamante si trova all'estero tramite il roaming internazionale, cioè quei dati che mostrano quando un telefono si collega a reti straniere. Se il controllo indica che qualcosa non torna, la chiamata viene bloccata, almeno in teoria. È un po' come ricevere una cartolina con scritto Roma, ma col timbro postale di Bangkok. Subito ti accorgi che qualcosa non va. Questo sarà d'aiuto? O gli hackerini troveranno altri modi per chiamarci? Lo scopriremo presto. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!